Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Oggi vi racconto la mia colta numero 91, una saison diversa dal solito, progettata per sperimentare un po' e utilizzare anche qualche ingrediente della mia campagna, tra cui il mio luppolo Cascade, ma anche un tocco di bucce di agrumi e di menta. Vi racconto tutta la cotta partendo dalla ricetta fino all'assaggio finale. Batch da 23 litri è ricetta molto semplice. Ho puntato a una saison di gradazione medio-bassa partendo da uno G di 1,042, 10 BC di colore e per l'amaro sulla carta punto a 28 IBU, ma usando un luppolo coltivato non saprò mai con certezza le percentuali di alfacidi presenti. Per dare un tocco della mia campagna ho scelto di aromatizzarla con bucce di limoni e di arancia e un tocco di menta. Metto a scaldare 22,5 litri d'acqua corretta con cloruro di calcio e 8 ml d'acido lattico. Come grist 70% di malto Pilsner della Dingemans, 23% di malto Vienna e 7% di malto Aromatic della Dingemans. Faccio il machine ed avvio il primo step di saccarificazione per le beta-amilasi di 40 minuti a 63 gradi. Con un'ulteriore piccola correzione porto il pH a 5,45. Faccio poi uno step intermedio di 10 minuti a 68 gradi. Poi il solito step per le alfa-amilasi di 10 minuti a 72. Completo con un mash out e un ricircolo per 10 minuti senza più mescolare. Arrivo in questa fase a un G di 1,057. Estraggo il cestello e faccio un rapido risciacquo per caduta con acqua calda a pH corretto. Arrivo in pre-boil con uno G di 1,036. Bollitura programmata di 60 minuti. Il luppolo che ho selezionato per questa birra è il mio Cascade. È una pianta di 5 anni coltivata in giardino senza troppi accorgimenti. Il luppolo è stato raccolto a mano il 16 settembre, essiccato per 48 ore a temperatura ambiente e messo in sottovuoto e poi in congelatore per un totale di 170 grammi. Avendolo usato l'anno precedente su una birra che poi si è rivelata abbastanza amara, ho inserito un valore di 7% di alfa-acidi nel programma e ho pianificato la prima gettata a meno 60 minuti con 20 grammi che dovrebbero conferire 14 IBU. A meno 10 minuti invece, oltre al luppolo, ho preparato l'aggiunta delle spezie che comprendono 20 g di bucce di limoni, 30 g di bucce d'arance e poi 5 g di foglie di menta. Per la menta non è stato facile reperire informazioni, dalle poche che ho trovato si dice che ha un gran potere aromatizzante, quindi bisogna stare cauti con le quantità. Ho raccolto appena 5 giorni prima qualche foglia e l'ho fatta asciugare un po' al buio. Non è del tutto essiccata. Ho pesato 5 grammi e li ho inseriti così. Parto con 50 grammi di luppolo che darà altri 12 IBU. Aggiungo qui le bucce di agrumi. E poi l'azoto libero e il Protafloc. Ho aggiunto la menta negli ultimi 5 minuti per non far volatilizzare troppo gli aromi. Nell'ultimo minuto ho fatto infine l'ultima gettata di luppolo con 50 grammi. La gettata nell'ultimo minuto con il luppolo in coni aiuta sia un minimo per la sterilizzazione, ma anche perché la bollitura vigorosa aiuta i coni ad aprirsi e distribuirsi subito bene nel mosto in pentola. L'ho lasciato per tutto il raffreddamento che è durato circa 20 minuti
e poi ho trasferito in fermentatore. Ho registrato uno G di 1,042 che combacia con quella prevista. Come lievito ho scelto l'affidabile, pratico ed economico B134 della Fermentis, che qui a differenza delle mie classiche Belgian Saison farò lavorare a temperature più basse per lasciare più spazio agli aromi aggiunti. Ho reidratato 22 g di lievito in poca acqua e dopo 15 minuti l'ho inoculato in fermentatore, ho mescolato qualche secondo e ho chiuso. Fermentazione partita a 20,5 gradi con rialzo dal secondo giorno fino a 24 gradi, che ho mantenuto fino al 18° giorno. Già al quarto giorno l'FG era arrivata a 1,006, che può sembrare già una FG quasi definitiva, ma per i lieviti Saison ci vuole molto più tempo per scindere gli zuccheri complessi dai malti speciali. Ho ricontrollato la densità all'11° giorno ed era scesa di altri 2 punti, e infine al 18° giorno è arrivata ben 1,002, attenuazione apparente del 95%. Ho programmato un priming da 2,8 volumi di CO2 per litro, con destrosio, acqua e lievito F2 per una rapida rifermentazione. Ho riempito le bottiglie e ho lasciato le birre a maturare per 4 settimane a temperatura ambiente e poi le ho messe in frigo. Vediamo come si presenta la birra. Colore giallo dorato con leggera opalescenza, effetto visivo un po' accentuato anche dalla condensa nel bicchiere, schiuma abbondante e pannosa con bolle miste. All'aroma è floreale con un tocco fresco di menta, fenoli speziati in secondo piano che insieme alla menta danno un tocco balsamico. Esteri fruttati molto contenuti, percepisca albicocca non troppo matura, appena percettibile. Al gusto è più dolce del previsto, un dolce delicato comunque di cereale e mollica di pane, non sento note marcate, maltate o di miele, la menta è percettibile anche al gusto, piacevole, delicata e in equilibrio con gli altri sentori, un bene che non prevalga. Leggerissimo anche il tocco agrumato, si percepisce di più la buccia di limone, forse troppo leggera, però senza note sgradevoli o astringenza. L'amaro invece è sotto il livello previsto, o comunque desiderabile per la birra che avevo in mente. Non sento neanche un profilo aromatico da luppolo particolarmente evidente. Corpo leggero ma non scarno, buona cremosità di fondo, solo nel finale rimane un po' ruvida. Si percepisce comunque più corpo di quello che ci si aspetta. La carbonazione è media, appena vivace, non elevata, si poteva alzare ancora un po' volendo. Una birra abbastanza semplice, su cui ho avuto modo anche di testare un paio di cose diverse e con un tocco di aromi della mia campagna e soprattutto del mio luppolo coltivato in giardino, anche se quest'ultimo non si è mostrato esattamente come avrei voluto. Il bouquet di aromi e di spezie tutto sommato sono validi con un buon equilibrio tra loro. La menta sulla birra in particolare non è qualcosa di familiare per me e non è molto comune. Le mie preoccupazioni era che la menta poi non si sentisse sulla birra o che si sentisse troppo. Invece posso confermare che si percepisce a livello giusto, in equilibrio con i fenoli e si accoppiano veramente bene.
Gli agrumi invece sono risultati un po' carenti, ma è il luppolo il vero assente di questa birra. Aromi troppo spenti, ma anche livello di amaro troppo basso, che lascia una bevuta un po' dolce, che su una birra del genere non è l'ideale a mio parere. Su una saison con un FG molto bassa, i livelli di BIU dovrebbero sentirsi anche di più. Come è ben noto, l'uso di luppoli coltivati espone sempre a questa tipologia di rischi, cioè non si è mai in grado di conoscere esattamente il potere amaricante di quel luppolo. Avevo messo in conto ovviamente questa possibilità. Comunque è stato un bel esperimento testare qualche ingrediente diverso e alla fine ne è uscita fuori una birra comunque interessante e bevibile per questa stagione estiva. Se avete domande o suggerimenti scrivetemi qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se volete supportarmi potete lasciare per ben 3 volte nell'arco di una settimana i punti hype. Una funzione recente che serve per supportare soprattutto i canali più piccoli ed emergenti. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi anche al canale. Ci vediamo al prossimo video.